Ciao ragazzi, oggi parliamo di Chris Dickerson, un fuoriclasse della Golden Era, Mister America, Mister Universo, Mister Olympia, ma soprattutto un atleta e pioniere che ha aperto nuovi orizzonti nel mondo del bodybuilding. Storica la sua vittoria al Mister America AAU del 1970, primo atleta di colore ad aggiudicarsi questo titolo, abbattendo la barriera razziale che era esistita fino a quel momento. È ancora il primo Mister Olympia dichiaratamente gay. Atleta dalla carriera agonistica lunghissima che ha attraversato 4 decadi, cominciando negli anni 60 e protraendosi fino agli anni 90, Chris ha gareggiato in diverse federazioni, conquistando i titoli più prestigiosi in ognuna di esse. Pupillo di Bill Pearl e alfiere del fisico classico, Dickerson faceva dell'estetica, delle proporzioni, della condizione di gara e della presentazione le sue armi migliori. Un pacchetto che gli ha permesso di ritagliarsi una posizione di prestigio tra i migliori atleti della Golden Era. Personaggio eclettico, atleta ma anche modello, cantante lirico, ballerino e con un percorso di studi di recitazione, Dickerson è cresciuto negli Stati Uniti in un'epoca che discriminava duramente le persone di colore e ha sviluppato la capacità di ignorare i preconcetti altrui e i pregiudizi dell'epoca, conservando la voglia di sognare e portare avanti le proprie inclinazioni e attività con caparbietà e diplomazia. Un'anima quieta ma inarrestabile, tanto da riuscire a ritagliarsi un posto nella storia del bodybuilding pur avendo iniziato ad allenarsi non più giovanissimo. E anche se i detrattori ne criticano il limitato sviluppo delle braccia e i volumi muscolari moderati, ritenendolo il Mister Olympia meno impressivo della storia, Chris ribatteva sul palco con polpacci, simmetria, condizione e abilità nelle pose con cui pochi altri atleti erano in grado di rivaleggiare. Ricordiamo che nei primi anni 80, a oltre 40 anni di età, Chris ha letteralmente dominato la scena del bodybuilding professionistico IFBB, arrivando sempre sul podio in tutte le gare a cui ha partecipato e vincendo il Mister Olympia del 1982, a 43 anni. E avrebbe potuto vincere molto di più se rivisitiamo i 2 secondi posti ottenuti alle spalle di Arnold Schwarzenegger e Franco Columbu nelle contestatissime edizioni del Mister Olympia del 1980 e 1981, dove avrebbe potuto essere primo. Ma questa è storia ormai. In questo video ne ripercorriamo brevemente la vita e la carriera sportiva. Enjoy! Henry Christoph Dickerson, detto Chris, nasce il 25 agosto 1939 a Montgomery, in Alabama, il più giovane di 3 gemelli. I genitori di Chris, Henry e Mahala Ashley Dickerson, divorziano poco dopo la nascita dei ragazzi e Chris cresce con la famiglia della madre, avvocatessa e sostenitrice dei diritti civili, delle donne e delle minoranze. Nel 1955 Chris e fratelli vengono mandati alla Olney Friends School, un collegio quacchero in Ohio, dove frequentano il liceo. Da ragazzo Chris studia ed è sportivo, pratica diversi sport come la ginnastica ed eccelle nel calcio, ma non pensa ad una carriera come atleta, allo sport preferisce l'arte. Spirito sofisticato e incline alle discipline artistiche, dopo il diploma, nel 1959, Chris si iscrive all'Accademia di Belle Arti di New York, dove studia recitazione, balletto e canto. È un discreto cantante d'opera e sarà proprio a seguito di un suggerimento di uno dei suoi insegnanti di canto che inizierà ad allenarsi in palestra per migliorare il suo portamento e la sua abilità nel canto. Al tempo Chris conosceva e seguiva il mondo del bodybuilding attraverso le riviste dell'epoca, ma era concentrato sui suoi studi e non aveva velleità di praticarlo. Terminata la scuola si trasferisce in California. È ancora alla ricerca della sua vocazione e la trova quando, leggendo la rivista Mister America di Joe Weider, vede un annuncio di Bill Pearl che pubblicizzava la sua palestra a Los Angeles, poco distante da dove Chris abitava in quel periodo. A coronare questa serie di coincidenze, Chris decide di iscriversi alla palestra di Bill e di cominciare ad allenarsi per il bodybuilding sotto la sua guida. In breve Bill diventerà una figura centrale nella vita di Chris, come allenatore e mentore, la figura di riferimento paterna che era sempre mancata nella sua infanzia, tanto da portarlo a dichiarare: «Bill è stato tutto per me, padre, confidente, fratello». Così, nel 1963, a 23 anni, non più giovanissimo ma molto motivato, Chris comincia la sua avventura nel mondo del bodybuilding, con il sogno dichiarato di diventare Mister America. All'inizio Chris è atletico ma piuttosto snello, comunque ha già dei polpacci molto sviluppati che diventeranno uno dei suoi punti di forza sui palchi di gara.
Con grande passione, genetica favorevole e la guida di Bill, Dickerson cresce rapidamente, tanto che nel novembre del 1965, a 26 anni, decide di esordire in gara al Mr. Long Beach, dove ottiene un incoraggiante terzo posto. Un ottimo inizio che lo galvanizza, il punto di partenza di una carriera agonistica che durerà 30 anni. Nel 1966 Chris torna a New York e partecipa a numerose competizioni, tra cui ricordiamo le vittorie ottenute al Mr. New York City e al Mr. New York State AAU. La sua carriera comincia a brillare a livello nazionale a partire dal 1967 con la vittoria del Mr. California AAU, a cui faranno seguito il Mr. USA AAU e infine nel 1970 il Mr. America AAU, gara che consacra Chris Dickerson come il primo atleta di colore a vincere il Mr. America, infrangendo la barriera razziale che fino a quel momento aveva portato a coronare solamente atleti bianchi, una svolta epocale che ne fa un apripista. Né la barriera razziale né l'orientamento sessuale, nel settore era noto il fatto che Chris fosse gay, riescono a fermarlo. Di fatto Chris aveva tutto per conquistare il gradino più alto del podio del prestigioso Mr. America. Un fisico impressionante, certo, ma, altrettanto importante, era colto, sapeva parlare ed era un ottimo ambasciatore per lo sport del bodybuilding. Dopo il trionfo nella AAU, Chris decide di provare a gareggiare in altre federazioni. Fra i punti salienti della sua carriera ricordiamo le vittorie al Mister Universo NABBA del 1973 e al Mister Universo NABBA Pro del 1974. Ma il meglio deve ancora venire. Nel 1979, alla soglia dei 40 anni, Chris comincia a gareggiare nella IFBB, che trova essere la federazione che offre le migliori possibilità di crescita per gli atleti professionisti. Con un fisico estetico e bilanciato, grandi abilità nell'arte della posa, un peso in gara sugli 86 kg per 1,68 m di statura e, nonostante i segni dello strappo di un pettorale, Chris comincia la sua avventura nella IFBB da mattatore. Fra il 1980 e il 1982 parteciperà a ben 19 competizioni, vincendone 12 e classificandosi secondo nelle restanti 7, superando titolati campioni del calibro di Robbie Robinson, Poirier Co, Samir Bannout e Albert Beckless, e soprattutto comincia la sua scalata al titolo di Mr. Olympia. Ricordiamo i due controversi secondi posti ottenuti alle spalle di Arnold Schwarzenegger nel 1980 e dietro a Franco Columbu nel 1981 e infine la vittoria conquistata nel 1982 a 43 anni davanti a Frank Zane, Casey Viator, Samir Bannout e altri celebrati campioni. Una vittoria che è un tributo alla sua perseveranza e gli porta anche il riconoscimento di atleta più anziano di sempre a vincere il Mr. Olympia, un record in seguito superato di qualche mese da Shawn Rhoden nel 2018. Nel 1982 Chris ha raggiunto l'apice della sua carriera agonistica. In seguito, superati abbondantemente i 40 anni di età, gareggerà solamente in altri 3 concorsi. Dopo un 11° e un 8° posto ottenuti rispettivamente al Mr. Olympia del 1984 e all'Arnold Classic del 1990, concluderà la carriera agonistica a 55 anni con la vittoria della categoria over 50 e un 4° posto assoluto al Mr. Olympia Masters del 1994. Dopo essersi ritirato dalle competizioni, Chris è rimasto vicino al mondo dello sport, facendo esibizioni e seminari e con la sua attività di coach e personal trainer. Ricordiamo che fu uno dei primi atleti ad esercitare l'attività di personal training alla Gold's Gym negli anni '80. A fronte della sua lunga carriera e del suo contributo al mondo del bodybuilding, Chris è stato insignito di numerose onorificenze. Ricordiamo che nel 2000 è stato inserito nella Hall of Fame IFBB e nel 2014 nella Hall of Fame di Muscle Beach. Trasferitosi dalla California alla Florida nel 2006, Dickerson ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a Fort Lauderdale. Purtroppo i decenni di allenamento e competizioni hanno lasciato il segno sul fisico di Chris, che in età avanzata ha avuto numerosi problemi alle articolazioni e ha dovuto subire diversi interventi chirurgici a ginocchia, schiena e spalle. La salute di Chris ha cominciato a declinare rapidamente nel 2020, quando a seguito della rottura di un'anca ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico durante il quale è stato vittima di un infarto. La sua salute a quel punto era compromessa e il 23 dicembre 2021 Chris si è spento per insufficienza cardiaca. Aveva 82 anni. In palestra Chris è stato un allievo del grande Bill Pearl, dal quale ha appreso le tecniche di allenamento ad alto volume e frequenza in voga all'epoca.
Come la grande maggioranza dei campioni, nel corso dell'anno Chris ciclizzava i suoi allenamenti, considerando due fasi distinte: il periodo lontano dalle gare, detto off-season, e la fase pre-gara, detta in-season. Lontano dalle competizioni, il suo obiettivo era in primis quello di migliorare i gruppi muscolari carenti, per perfezionare la simmetria del suo fisico. In secondo luogo, lavorava per aumentare la massa muscolare in tutto il corpo. A tale scopo si allenava 6 volte a settimana, con una split routine che lo vedeva sollecitare ogni gruppo muscolare 2 volte a settimana. Eseguiva 8-15 serie da 6-10 ripetizioni per gruppo muscolare, utilizzando pesi elevati, facendo attenzione ad eseguire gli esercizi con una forma di esecuzione corretta, fatta eccezione per un paio di ripetizioni a fine serie, dove si dava un po' di slancio per aumentare l'intensità del set. Fra le serie riposava circa 45-60 secondi. Nella fase pre-gara, quando cercava di raggiungere la massima condizione, Chris aumentava il volume e il ritmo di lavoro, portando il numero di serie per gruppo muscolare a 18-25 e riduceva il periodo di riposo fra i set a soli 20-30 secondi. Si concentrava nel cercare di lavorare i muscoli in isolamento e di conseguenza utilizzava carichi inferiori rispetto al periodo lontano dalle competizioni. Anche sul piano alimentare Chris differenziava il periodo lontano dalle gare da quello pre-gara. In off-season mangiava abbastanza liberamente, facendo comunque sempre attenzione a non accumulare mai troppo grasso superfluo. Privilegiava una dieta ricca di proteine, basata su alimenti quali alcuni latticini, carni bianche e rosse, uova, cereali integrali, frutta, verdura, insalate, semi e noci. Con l'avvicinarsi delle competizioni iniziava a ridurre grassi e carboidrati, per arrivare nella fase più rigida della dieta, 4-6 settimane prima della gara, con un menù che consisteva solo di pesce alla griglia, petti di pollo senza pelle alla griglia, insalate, frutta, solo 2 volte a settimana, acqua e caffè nero. Ammetteva che era dura seguire una dieta così restrittiva, ma che questa gli permetteva di definirsi al meglio per le gare. Sottolineava anche l'importanza di curare il riposo e il recupero dormendo un minimo di 8 ore per notte e di mantenere un approccio mentale positivo e rilassato al fine di scongiurare il pericolo di sovrallenamento e arrivare sul palco di gara con un'attitudine vincente. Riassumendo, Chris Dickerson è stato un campionissimo della Golden Era, uno dei pochi atleti ad aggiudicarsi i massimi titoli in diverse federazioni, AAU, NABBA, IFBB. Primo atleta di colore a vincere il titolo di Mister America e atleta più anziano di sempre, insieme a Sean Roden, a vincere il Mister Olympia, Dickerson è stato un pioniere che ha contribuito ad abbattere pregiudizi e barriere culturali e ad allargare gli orizzonti del bodybuilding, partecipando a quella rivoluzione che avrebbe generato il fenomeno fitness. Atleta longevo dalla carriera lunghissima, Dickerson ha incarnato i molti pregi del bodybuilding della Golden Era, fatto di fisici esuberanti ma ancora umani, dotati di un'estetica ispirata alle statue dell'epoca classica, atleti in salute ed in grado di gareggiare fino ad età avanzata. Chris ha trovato nel bodybuilding la strada per incanalare la sua personalità artistica e la sua voglia di comunicare al mondo che, indipendentemente dal colore della pelle e dalle inclinazioni sessuali, con passione e determinazione, ognuno può sviluppare il proprio potenziale atletico e umano, senza cadere nella trappola di trovarsi ingabbiato e limitato dai pregiudizi altrui. Credo che sia proprio questo il migliore insegnamento che possiamo portarci a casa dalla storia di Chris Dickerson. Nessuno può impedirti di sviluppare appieno le tue potenzialità se ci credi davvero. Ciao, alla prossima!